Ciao amici e bentornati sul canale. Quello che sto per pubblicare è uno dei primi video che condividerò sul mio viaggio a Bergamo. Oltre al classico video per mostrarvi i luoghi, includerò informazioni utili che ho raccolto in loco. Tutti questi video faranno parte della playlist che manterrò sul mio canale, quindi ti invito ad iscriverti se non ancora fatto per non perderti i prossimi video. Come puoi vedere pubblico video sempre legati all'Italia, non solo a livello turistico ma anche ad altri argomenti correlati riguardanti sempre questo mio paese. Se troverai il video utile ricorda di lasciare un mi piace, ma soprattutto condividi nei commenti se sei già stato a Bergamo e cosa ne pensi di questa fantastica città turistica. Quindi iniziamo. Prima di tutto desidero condividere con voi l'alloggio che mi ha ospitato per i 4 giorni trascorsi a Bergamo. Ho scelto un appartamento in una zona che ritengo molto strategica. La scelta dell'alloggio dipende anche dal mezzo con cui si raggiunge Bergamo. Ad esempio io sono arrivato in auto e ho ritenuto che l'alloggio nel quartiere Borgo Palazzo, vicino al cimitero di Bergamo, fosse ideale. Questo perché avevo la possibilità di usufruire di un parcheggio privato di fronte all'appartamento sempre disponibile. Ho pagato 270 euro per l'alloggio, oltre a un tasso di soggiorno di circa 14,50 euro. A mio parere questa tassa un po' troppo elevata per la città di Bergamo, tuttavia più avanti affronterò l'argomento con un video specifico in modo più dettagliato, cercando di spiegare come funziona questa tassa. Come puoi vedere l'alloggio è molto semplice, un appartamento al piano terra dotato di ogni comfort. C'era persino una lavatrice che a mio avviso rappresenta un valore aggiunto soprattutto per chi viaggia spesso o in modalità leggera. La posizione è strategica poiché molte linee di autobus partono dalla zona del cimitero portando sia la parte bassa di Bergamo che la parte alta. Inoltre a circa 300 metri più o meno c'è anche il tram che passa che ti conduce proprio direttamente in stazione. A livello di distanza eravamo circa 2,5 km, 2,2 km da Bergamo Alta e 1,5 km dalla stazione. Credo di aver fatto un buon affare in termini di rapporto qualità-prezzo poiché ho trovato un ottimo appartamento in ottime condizioni a un prezzo conveniente. Qui sotto vi lascio anche il link di questo appartamento, naturalmente non sono sponsorizzato, lo faccio liberamente. Alla fine ho optato per spostarmi a piedi, come vedrete nei video. Infatti, il primo giorno ho esplorato 3 importanti chiese a circa 2 km dall'alloggio. Queste chiese si trovano lungo la strada che sale verso Bergamo Alta, proprio nella storica via Pignolo, dove si concentrano la maggior parte dei palazzi storici. La prima chiesa che ho visitato è quella di Santo Spirito, fondata nel XIV secolo dal cardinale Guglielmo Longo. Era connessa a un ospedale e a un convento dell'ordine celestino dei Benedettini. Costruita in stile rinascimentale, ha una facciata molto caratteristica. All'interno troverai un dipinto di Lorenzo Lotto raffigurante la Madonna col Bambino, insieme ai santi Caterina d'Alessandria, Agostino, Sebastiano e Antonio Abate. Inoltre troverai anche il monumento funebre di Agostino e Caterina Tasso. La chiesa ospita anche un coro ligneo realizzato in noce, finemente intagliato, che si trova dietro l'altare maggiore e si affaccia sulla cappella di San Giovanni Battista. La chiesa è visitabile dalle 8 alle 18 grazie ai volontari del Touring Club. All'interno, cosa molto utile, troverai dei QR code in italiano e in inglese che spiegano i vari dipinti presenti. La seconda chiesa che ho incontrato lungo la mia esplorazione è la chiesa di San Bernardino, situata al numero 37 di via Pignolo. Questa chiesa, costruita nella seconda metà del XV secolo,
è dedicata a San Bernardino da Siena, che visitò Bergamo tra il 1411 e il 1419. Anche questa chiesa è stata edificata in stile rinascimentale e conserva un altare raffigurante la Madonna in trono con i bambini e i santi, Giuseppe, Bernardino, Giovanni Battista, Antonio Abate e angeli, opera del grande Lorenzo Lotto. La chiesa è aperta grazie ai volontari del Touring Club con ingresso gratuito dalle 8 alle 18. Pur essendo meno conosciuta, ospita un'opera secondo me molto importante del grande pittore Lorenzo Lotto, con colori incredibili e una rappresentazione moderna. Sicuramente una tappa da non perdere a Bergamo. L'ultima chiesa che ho visitato quel pomeriggio è sempre situata in via Pignolo, proseguendo verso Bergamo Alta. Si tratta della chiesa di Sant'Alessandro della Croce, eretta in onore di Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, che subì torture e fu ucciso a causa della sua fede. La chiesa risale al XII secolo e presenta un'architettura romanica. L'interno è a navata unica con un altare maggiore in stile barocco. Qui è collocata la tomba di Sant'Alessandro, l'ingresso è gratuito e gli orari penso che siano simili a quelli delle altre chiese, che vanno più o meno dalle 8 alle 18. Un'ultima cosa, è utile sapere che lungo via Pignolo ci sono diversi bar e ristoranti dove è possibile fare una pausa pranzo veloce o una cena, ma anche un'interessante colazione. Spero che questa prima parte del video vi abbia interessato. Vi ricordo di iscrivervi al canale per i prossimi video su Bergamo, che includeranno ulteriori informazioni molto importanti. Non dimenticate di lasciare anche un mi piace se il video vi è stato utile e di commentare se avete intenzione di visitare Bergamo nel 2023 o se l'avete già visitata, condividendo le vostre importanti opinioni. Vi aspetto al prossimo video, a presto!